Maurizio Cavazzuti, per tantissimi anni gli occhi ufficiali della Ferrari. Da dove è partita questa carriera e come è arrivato a conoscere Enzo Ferrari e ad entrare in fabbrica? La carriera è partita da una mostra di fotografie che io ho fatto con soggetto principale i bambini. Alla Galleria Farini 23 io feci una mostra e questa mostra evidentemente piacque. Quindi qualche giornalista come Ferruccio Veronesi scrissero di me su Il Resto del Carlino, le riviste cittadine. Dopodiché io così ebbi il desiderio di spostarmi dal soggetto umano al soggetto più industriale e soprattutto la Ferrari. Scrissi al dottor Gozzi, che è sempre stato l'alter ego di Enzo Ferrari, e gli chiesi se avevano voglia che io facessi una prova con la fotografia automobilistica. Dopo un po' ricevetti una convocazione in Ferrari e il dottor Gozzi mi disse di proporre un servizio che esaltasse soprattutto il Mondialotto, che allora era un'auto appena uscita e doveva essere in qualche modo fatta conoscere a mezzo stampa o comunque fatta conoscere. Io, siccome avevo dei rapporti molto buoni e stretti con l'aeronautica militare, chiesi di poter fare un connubio tra Cavallino Ferrari, Cavallino Rampante, Francesco Baracca e aeronautica militare Frecce Tricolori, che allora erano i due, passiamo il termine, marchi più significativi. Ebbi l'assenso dell'aeronautica e lo comunicai alla Ferrari. Alla Ferrari evidentemente l'idea piacque e attraverso il dottor Matteoni, che era il responsabile marketing della Ferrari, venni convocato e mi disse cosa volevo fare. Gli suggerì di andare su a Rivolto, dove era la sede delle Frecce Tricolori, e di fare un'operazione che avrebbe dovuto terminare con un sorvolo con i fumi tricolore che era proibito usare al di fuori dalle manifestazioni ufficiali, ma trattandosi di Ferrari avrebbe dovuto essere una concessione, e quest'idea piacque e io organizzai il tutto, per farla breve. Quindi partimmo, andammo su alle Frecce Tricolori, fummo accolti veramente come qualcosa di eclatante e poi facemmo le fotografie. E la fotografia era una fotografia impegnativa, perché voi capite che io avevo bisogno di una velocità bassa, quindi era la loro velocità minima di sostentamento, quindi vuol dire che poco meno e sarebbero cascati giù, e la Ferrari invece era a tutta velocità perché era 200 rotti chilometri all'ora. E quindi da lì venne fuori una fotografia che piacque tantissimo e entrai in rapporto di collaborazione fattiva, quotidiana, giornaliera con la Ferrari, che mi fece fotografare tutto, dai motori alle cose più segrete. Io ero uno che conosceva il codice segreto per entrare in esperienze. Cioè la Ferrari mi aveva dato piena fiducia e per me fu una cosa molto importante che mi gratificò non poco, perché mi diede la soddisfazione che in pratica il mio lavoro era stato riconosciuto, ma non solo, anche la mia serietà professionale. Poi avete fatto anche un altro po' di foto aeronautiche con altre Ferrari. Sì, ne abbiamo fatte diverse, le abbiam fatte con le Ferrari, le abbiam fatte con le Ferrari sulle navi, ne abbiamo fatte di fotografie. Dovrei scrivere un libro per fare l'elenco. Facciamolo. Facciamo delle Ferrari nelle varie circostanze e situazioni che mi venivano di volta in volta richieste e che io di volta a volta costruivo. Quanto era complicato all'epoca organizzare queste cose? Perché oggi è difficile, immagino anche all'epoca, però forse c'era un po' meno burocrazia, si riusciva a fare le cose un po' più a livello umano. Lei ha perfettamente ragione. La burocrazia c'è sempre stata, però era molto più dinamica e soprattutto c'era il rapporto umano. Il rapporto umano era fondamentale.
Cioè quando ci si incontrava, io col mandato della Ferrari e i vari uffici, reparti, non c'era una burocrazia ampollosa, farraginosa, no, era un costruire insieme un qualche cosa che potesse far piacere e quindi dare lustro al paese, all'Italia. C'era anche un po' meno problema con il politically correct e queste cose qui, magari si era un po' più liberi di fare comunicazione, senza doversi preoccupare di qualsiasi cosa, qualsiasi dettaglio che potesse offendere o preoccupare. Io non ricordo che ci sia mai stato niente di simile, ovvero sia io ricordo che, anzi, era da tutti ben visto questo rapporto. Ferrari, aeronautica, marina, anche esercito erano considerati piuttosto onorevoli, anche perché poi in pratica rispecchiavano la storia. La Ferrari era Ferrari perché era nato il cavallino rampante era aeronautica. Enzo Ferrari aveva ricevuto questo emblema dalla mamma di Baracca, quindi c'era veramente un retaggio antico, ma di grande valore per l'Italia, che poi gemellati diventavano, ma anche con la Marina Militare. Poi uno si potrà domandare, ma come mai sempre con le forze armate? Ma perché le forze armate erano quelle che potevano dare, secondo il mio modesto parere, potevano dare di più, potevano dare il massimo. Cosa poteva dare qualcun altro? Una pista? Una strada? Una casa? Una villa? Certo, cose egregie che anch'io ho fotografato nei cataloghi, come per esempio quello del Berlinetta Boxer, del 512 BB? sì, esatto, del BB. Ho usato Montecatini, ho adoperato questi fondi che davano le ville, le case, gli ambienti di Montecatini per fare delle fotografie egregie. Quindi c'era spazio un po' per tutto, secondo il mio modo di vedere. Come nasceva il progetto di una nuova foto anche per i cataloghi quando usciva un nuovo modello come la BB? Da chi partiva l'impulso di facciamo quella foto lì? Devo essere sincero, mi lasciavano carta bianca. Enzo Ferrari ormai aveva riposto fiducia in me, ci conoscevamo, ogni servizio lo guardavamo insieme scegliendo le fotografie. Enzo Ferrari, il dottor Gozzi, io e il dottor Matteoni. Eravamo noi quattro che sceglievamo le fotografie che ritenevamo più adatte a illustrare quel catalogo, quindi a dare risalto alla fotografia dell'auto di quel catalogo. Succedeva una cosa che adesso non succede più, di questo mi prendo tutte le responsabilità del caso per dire questa cosa. E la condivido. Le foto Ferrari, in quel periodo soprattutto, quindi fine anni 80 inizio anni 90, erano solo le foto di Ferrari, cioè nessun altro marchio le faceva in quel modo. Se usciva una nuova macchina, quella luce, quel tipo di fotografia, le distanze, le proporzioni, erano solo delle macchine Ferrari. Oggi qualsiasi supercar che esce è fotografata allo stesso identico modo. È una cosa tristissima. Il problema, secondo me, è che lei si riferisce a qualche marchio, quei marchi mancano di una persona come Enzo Ferrari, ma direi come il dottor Gozzi. Franco Gozzi era un personaggio di una cultura molto ampia, nonostante fosse il classico buontempone modenese, parlava in dialetto, scherzava, eccetera, ma era una persona che io, ancora molto inesperto di fotografie d'automobili, avevo come maestro. Lui mi dava i suggerimenti come inquadrare un'automobile, come evitare che avesse le macchie fastidiose degli alberi, delle nuvole sulle parti che rifletteva la verniciatura. Proprio una scuola, ecco, io vorrei dire una scuola del dottor Gozzi. E io ho imparato molto dal dottor Gozzi. Oggi si pensa più all'importanza del marchio come marchio, ma la macchina, l'oggetto automobile, viene sempre in secondo luogo poi. E prima non era così. Cioè, vendere una macchina vuol dire promuovere una macchina. Oggi si promuove il brand che produce la macchina. Io credo che allora le due cose andassero insieme, ovvero sia l'input era di fotografare al meglio l'automobile affinché risaltassero tutte le sue caratteristiche
estetiche. Quindi c'era questo studio di insieme che veniva accuratamente studiato in Ferrari prima. Io parlavo col dottor Matteoni o col dottor Gozzi e una volta ricevuti gli input stava a me poi portarli nel concreto scattando l'immagine alla fotografia. Spesso ci sono riuscito, hanno detto loro, tant'è che a un certo punto sono stato anche premiato con il cavallino rampante dal commendator Ferrari assieme all'ingegner Forghieri, a Pironi e a Villeneuve, perché avevo colto un'espressione di una persona in un certo momento che era rimasto talmente affascinato. Lui che aveva una Vespa, che si è vista arrivare su pian piano questo mostro che era la Ferrari allora, anche adesso, ma allora rappresentava il desiderio un po' di tutti, e emise un grugnito, per meglio dire, disse qualcosa che poi rimase, come dire, proverbiale e simpatico in Ferrari, e questa fotografia piacque a tal punto al presidente, che allora era l'ingegner Sguazzini, che contemporaneamente era presidente della Piaggio e presidente appunto della Ferrari, che mi disse: è talmente bella quella foto che hai pubblicizzato i due marchi, quindi il premio Ferrari, ecco il premio Ferrari. E quindi quel giorno lo ricevemmo appunto io, Forghieri, Pironi e Villeneuve, con i quali, con i due piloti, instaurammo un rapporto di grande amicizia, con tutti e due. E quando successe quello che tutti conoscono, ci rimasi molto male per le conseguenze, ma soprattutto per il vedere rotta un'amicizia profonda che legava questi due piloti, che veramente sembravano due fratelli, ma che chissà per quale recondito motivo, recondito non troppo, alla fine si sono persi. Uno è morto in un modo e l'altro poi è morto in un altro. E io, oltre ad aver perso due amici, ma soprattutto con Gilles, avevo instaurato un vero rapporto. Con Gilles, appassionato d'aeronautica, avevo già organizzato un volo anche per lui, ma purtroppo il destino ce l'ha portato via. Ma lui mi ha ripagato di questo desiderio, perché io avevo gli amici del Quarto Stormo e io chiesi a lui se poteva farmi un regalino. C'era un adesivo del cavallino Quarto Stormo. E dissi: guarda, i miei amici piloti mi hanno chiesto se tu puoi mettere questo. E lui mi guardò, e questo me lo ricordo come fosse adesso, e mi disse, prese il casco, mi disse: sai qual è il posto che costa di più qui? Dissi: non lo so. E lui mi fece vedere qua. Dice: perché questo viene sempre inquadrato. Ti va bene se te lo metto qua? E me lo mise qui. Questo era il rapporto che avevo con Gilles. Poi altre cose, ma è meglio, è un ricordo che è bello che rimanga così. È sparito lui, è sparito Pironi, fa parte della storia del mio rapporto con la Ferrari. Quali sono le foto che si ricorda con più affetto? Quando era a Modena io vedevo Gilles, quindi sono quelle, ma cioè un elenco è difficile, perché le fotografie per la Ferrari sono tutte, ciascuna ha una storia, ciascuna è legata a un momento, ciascuna è legata a un qualche cosa che si è sviluppato, o prima o nel momento stesso o dopo. Quindi è difficile dire quali sono, non saprei, sinceramente non potrei dire tutte. Quella lì è sua? Sì, questa è la mia foto, è la foto che forse vuol dire tutto per me, perché Enzo Ferrari voleva un ritratto e voleva un ritratto diverso, che lo facesse risaltare molto, e voleva un ritratto che facesse vedere agli altri anche quello che molti lo ritenevano un difetto, ossia gli occhiali scuri. Io andai là una mattina con il dottor Gozzi, con la mia piccola attrezzatura, perché io non ho mai avuto grandi attrezzature come erano tutti abituati a vedere in Ferrari. Io avevo una Nikon, una Canon,
con uno zoom oppure con 3 ottiche per la Nikon. Questa era la mia attrezzatura fotografica. Quindi andai là e feci questi scatti. A lui piacquero molto e quindi mi dedicò il ritratto. Mi fece un grande onore perché poi questo ritratto è diventato quello che lo ha accompagnato nel suo ultimo viaggio. Cioè i Santini Ferrari portano questo ritratto qui e me lo dedicò. Ma non solo, volle anche fare un regalo perché disse: ma come lo paghiamo? Perché io non chiesi nulla per questo lavoro. Quindi presi mio figlio piccolo, venne con me e lui gli regalò un bellissimo giubbettino della Italstyle, se non ricordo male, e chiamò la sua segretaria e disse in dialetto: "S'agregalami a calputen che". E quindi venne fuori questo giubbetto che credo che mio figlio tuttora abbia conservato. Un gesto così di Enzo Ferrari o da Enzo Ferrari non molti lo hanno ricevuto. A proposito di pagare una foto in particolare, c'è stata una foto da 1 milione per una sola foto? Dov'era? Foto da 1 milione, ha fatto bene a ricordarla perché anche questa fu una specie di avventura. L'ingegnere Alzati, che era il direttore generale della Ferrari allora, volle chiamarmi a Parigi al salone. Volle che io andassi con loro o con la Ferrari. Tant'è che alla fine a Parigi mi fu dato l'appartamento che doveva essere di Piero. Ma quelle foto lì nacquero perché mentre ero a Parigi era giocoforza. Quindi la bellissima testa rossa per me la caricammo e andammo in giro per Parigi a sistemare nelle varie location questa macchina e io ebbi voglia di farla sotto la Tour Eiffel e andammo sotto la Tour Eiffel. Feci diverse fotografie, però qualcuno lo notò e arrivò una multa alla sede della Ferrari, che era di Pozzi, che poi ridendo voleva farmela pagare, ma era solo ridendo ovviamente. Arrivò la multa perché avevo fatto questa fotografia. Questa fotografia piacque tanto che vollero quella fotografia, una foto quella, e mi chiesero quanto vuole un'importanza. Allora parliamo degli anni '80, poco più, e io chiesi 1 milione e mi diedero 1 milione di lire per questa foto, perché era piuttosto difficile riuscire a fare la foto. E io invece, per fortuna, ci sono riuscito. Com'era il rapporto con la stampa italiana dell'epoca? Ma io devo essere sincero, quelle cose le trattava il dottor Gozzi. Magari mi chiedeva delle immagini adatte, ma io non avevo questo tipo di responsabilità. Era il dottor Gozzi, se non direttamente ingegner Ferrari, perché attenzione, tutto passava da Enzo Ferrari. Non c'era foglia che si muovesse senza che lui non avesse dato l'approvazione preventiva. Questo è sempre stato il Ferrari. Poi il paravento o quello che faceva da prius inter pares per gestire le cose era Gozzi, ma in realtà era dietro Ferrari. Com'era Enzo Ferrari? Una grande persona. Per quello che ho conosciuto io, era una persona di tutto il rispetto, di grande, come dire, era una grande persona, inutile trovare delle parolone. Era un vero comandante, personaggio che non ammetteva troppe contraddizioni, troppe discussioni, troppe cose mielose. Era un uomo concreto. Nella sua personalità era un uomo di grande concretezza. Voleva dei risultati, non voleva delle favole, delle chiacchiere. Lui si prefiggeva una cosa ed era quella, doveva essere quella. Tutti quelli che hanno lavorato in Ferrari, con Enzo Ferrari, penso che condividano questo punto di vista. Era una persona davvero unica. Forghieri? Forghieri è un amico, matto come una fune, ma un amico, un grande amico, che ho frequentato fino a quando purtroppo alcuni problemi ci hanno non separati, ma ci hanno
limitata la frequentazione. Io ho avuto un ictus, lui ha avuto altre cose simili. È stato un bellissimo rapporto con Mauro Frughieri, anche se non posso nascondere che lui quando lavorava non conosceva nessuno e io sono stato letteralmente, assieme al dottor Matteoni, cacciato a Imola, letteralmente cacciato, perché a suo parere in quel momento stavamo disturbando le prove e tutti e due ci ha spediti fuori a calci nel sedere praticamente. Oggi sarebbe impensabile. Non so, io come credo di aver già detto, penso di aver vissuto il periodo più scoppiettante, più brillante, affascinante della Ferrari, perché io ho vissuto il periodo, come dicevo, tra Enzo Ferrari e Luca Cordero di Montezemolo, coi quali, con entrambi, ho avuto sempre un rapporto di stima e di amicizia e loro mi hanno onorato. E a questo punto voglio dire una cosa che è toccante per me, è stata toccante. A un certo punto della mia vita, purtroppo, eravamo negli anni, metà degli anni '80, io ho avuto un grave problema agli occhi. Il problema si chiama keratocono e ho avuto un keratocono bilaterale grave che mi ha praticamente spento la vista e che tuttora mi porto dietro. Questa cosa, quando io la seppi, la comunicai in Ferrari al dottor Matteoni. A parte il fatto che dopo 5 minuti, c'era qui 5 minuti da Maranello a venire qua, del dottor Matteoni per sentire cos'era sta novità così. Dopo qualche giorno si presentò qui da me il dottor Rogliatti, l'ingegner Rogliatti, che allora era il consulente di Enzo, diretto, personale. Lui era un grande esperto di fotografia, lavorava per Leica, ha fatto dei libri per Leica, eccetera. Venne qui mandato dall'ingegner Ferrari con molto tatto. Venne qui e mi prese 6.000 euro di fotografie, che avevano già, che non erano dei doppioni. Ma la Ferrari volle far sentire la sua vicinanza al collaboratore che in quel momento era un momento un attimo, 2 lire non è che potessero guastare. Questa era la Ferrari, questa era la Ferrari indimenticabile, questa era la Ferrari categorica, ma era anche la Ferrari generosa, era la Ferrari che tutti credo vorrebbero anche oggi. Prima ha nominato il reparto esperienze, che forse è quello più affascinante di tutta l'azienda. Sì. E a braccetto con il reparto esperienze vanno i collaudatori, ovviamente. Mi raccontava suo figlio che questo vialetto che ho preso io oggi con la 512 era spesso teatro di visite da parte dei collaudatori. Sì, perché dovevamo fare delle operazioni, cioè dei servizi fotografici, e quindi loro mi venivano a prendere direttamente qua e venivano con le macchine che avevano in quel momento in collaudo o che dovevamo fotografare per i cataloghi. E quindi era un via e vai di automobili Ferrari qui, tant'è che spesso qualcuno si è un po' anche lamentato dei vicini con questo via e vai di Ferrari, ma sono vicini invidiosi, perché lei sa benissimo che l'invidia è una delle caratteristiche fondamentali degli ignoranti, senso latino. Quindi venivano, mi prendevano, io andavo via con la mia valigetta, montavo su, andavo via per 2, 3, 4 giorni per fare i servizi dove si decideva di fare i servizi. E Dario Benuzzi com'era? Dario Benuzzi ci siamo persi di vista purtroppo, perché poi io ho dovuto lasciare negli anni '90 la Ferrari. Per il periodo che abbiamo lavorato, che abbiamo collaborato insieme, un grande amico. Quando aveva la macchina veniva qui, veniva a farmela vedere. Se c'era una macchina in uscita, in studio, veniva qui e me la faceva vedere. Poi, siccome io avevo anche qualche altra attività parallela, come per esempio i maglioni fatti per la Marina, a lui piacevano e quindi veniva qui e gli davo il maglione della Marina, così per amicizia. L'amicizia non muore mai,
ci siamo fatti tante belle fotografie con Topolino Zermiani, con il dottor Matteoni, con Alboreto. Alboreto è un grande amico per me. È un episodio anche questo molto significativo. Seguivo una linea di moda. Alboreto allora era in auge e gli chiesi se potevo in qualche modo coinvolgerlo con un'immagine. Lui mi disse: quello che vuoi è tuo, non mi devi neanche dire grazie, tu fai quello che vuoi, te lo firmo, te lo scrivo. E mi scrisse che potevo fare quello che volevo. Quindi queste erano le esperienze. Con la Ferrari, guardi, dire che ho avuto un bellissimo rapporto con l'avvocato Montezemolo, cosa si può dire di più? Com'era lui? L'avvocato Montezemolo, anche lui un personaggio evidentemente della scuola Ferrari, una persona molto educata, molto pretenziosa, precisa, severa, però quello che dico sempre, quando si instaura il rapporto di reciproco rispetto, quando il dipendente fa quello che desidera il comandante, o se la collaborazione con il comandante è costruttiva, anche nella contrarietà, ma è costruttiva e oggettiva, va sempre bene. Sarebbe semplice. Sarebbe. Io devo dire che nei miei anni di collaborazione sono, per fortuna, forse non per merito, ma sono riuscito a costruirlo. È un rapporto commovente, perché io quando parlo di Ferrari, quando parlo della Ferrari, non posso non commuovermi, perché la Ferrari a me ha insegnato moltissimo. Io ho imparato tantissimo dalla Ferrari. Ho imparato come si vive nel concreto, come si vive senza favole. Quali erano le Ferrari più belle da fotografare? Partiamo dalla più difficile, Ok. che era il 412. Anche perché quando l'ho dovuta fotografare io per fare il catalogo, mi avevano dato, c'era solo quella, con uno sportello verniciato con un grigio diverso. Quindi ho dovuto equilibrare, poi c'è il catalogo e forse si vede, con la sovraesposizione o con la sottoesposizione per rendere un grigio piuttosto simile al resto. Poi lei mi ha chiesto qual era la più bella? Il BB era molto bello, per me è una gran macchina. Poi uno dice l'F40, le dice tutte, quelle che vuole, ma se proprio uno vuole parlare di amore a prima vista, il BB. Per me è la macchina, è la sintesi, motore da corsa, motore di Forghieri, di Mauro, carrozzerie studiate da uno che mi chiamava Alghinier. Io per Scaglietti ero Alghinier, che in dialetto modenese vuol dire il fotografo, il ghignaro, Alghinier. Sì, era un personaggio anche lui, uno dei grandi personaggi della Ferrari. Uno di quelli che hanno fatto la Ferrari, hanno fatto la storia dell'automobilismo. La difficoltà per i non addetti ai lavori di capire la Ferrari, come è diventata la Ferrari, mito, sono queste persone che in realtà non sono celebri quanto dovrebbero per le persone normali. Ma ce ne sono degli altri, anzi mi scuso se ne ho dimenticato qualcuno, chiedo scusa a loro, però certamente la Ferrari era, c'è poco da dire, non aveva degli uomini, aveva dei geni. Anche quello che ha fatto queste qui era un genio. Sapeva trattare la pelle Connolly, la famosa pelle Connolly. Anche lui era un genio alla sua maniera, modesto, semplice, però che contribuiva a fare quelle belle Ferrari, uniche. Ed erano tutti di qui e parlavano tutti modenese. Perché erano pochi quelli dotati di una grande cultura. Era gente non vorrei essere limitativo, gente del popolo, gente di noi, gente che veniva un po' da estrazioni sociali diverse. C'erano gli ingegneri, per così dire, i capi della Ferrari. Voi sapete che la Ferrari aveva un gruppo selezionato di dirigenti
erano 12, non mi ricordo più quanti, ma una decina, poco più, di dirigenti. Loro si chiamavano dirigenti ed erano tutti laureati in ingegneria, qualcuno in economia, eccetera, ma erano quelli della parte amministrativa. L'ho già detto, il periodo che ho trascorso in quell'ambiente è stato per me come un'accademia. È stata un'accademia militare perché ho imparato tantissimo, non solo sotto il profilo professionale, ma anche sotto il profilo umano dell'uomo della strada, di colui che lavora. Poi abbiamo fatto con la Marina Militare e qua abbiamo fatto con l'ammiraglio Di Giovanni, che è venuto praticamente a picchiare contro il molo dove io avevo piazzato l'automobile. E quindi sono foto abbastanza difficili. Poi questo è invece il catalogo del BB, che come dicevamo prima abbiamo fatto in ambiente toscano, però Bella. sì, per dare, abbiamo fatto anche qui delle robe, però abbiamo voluto unire un po' il romanticismo dell'ambiente toscano con quello che allora era il mezzo più moderno della Ferrari. Guarda qua. BB per me, come dicevamo, è la macchina che mi è piaciuta di più. Qui ho un paio di fotografie Bello. che sono... Questa è la più bella di tutte che ho visto fino adesso, eh? Mamma mia questa. Qui invece abbiamo Tomaini, abbiamo Gilles, abbiamo Pironi, abbiamo quello che era il sogno di Enzo Ferrari, cioè avrebbe immaginato questi due, primo e secondo e primo per diversi anni, e invece il destino ha voluto diversamente. Qui, a proposito di Villeneuve. Questa è la fotografia che io ho scattato a Villeneuve. Abbiamo deciso di abbinare appunto gli aerei, la sua passione e la sua macchina, la Ferrari. Qui è stata un'avventura perché abbiamo veramente dovuto fare di tutto per non venire travolti dalla situazione di simpatia che la gente aveva per Gilles Villeneuve e per la Ferrari naturalmente. Questa è una delle foto che io preferisco perché è una foto piuttosto difficile da fare per via di questo sorvolo, tant'è che i passaggi sono stati più di uno, però il risultato mi sembra significativo sia per la Ferrari che ha messo la sua macchina di punta allora con i nostri 104 del quarto stormo. Sempre in ambito aeronautico, questa è talmente bella e sembra finta. Cioè oggi direbbero che è stata fatta al computer. Poi il 104 è talmente... È bassissimo. Più che altro qua una cosa non del tutto trascurabile è che la macchina sta puntando il fotografo in pieno. Quanto era lontano qui? Non era molto lontano, cioè eravamo a distanza di salto. Allora qui abbiamo Piero, qui abbiamo Gilles e qui abbiamo il fatidico e mitico dottor Gozzi, dottor Franco Gozzi. Questo è un numero speciale di Orligne che ovviamente porta una mia foto del GTO. Qui siamo all'interno della Ferrari, ho fatto bagnare tutta la vista perché il nero mi aiutasse nell'evidenziare il rosso e i profili e qua all'interno ci sono varie fotografie, so se conosciate la rivista, ma la rivista era edita dalla Ferrari Swiss, allora era molto albita. Qua abbiamo una cartolina. Maurizio, per favore, da stampare. Questo è Franco Gozzi. Sì, mi pare che sia lui, Gozzi. E sono le indicazioni che mi dà per alcune fotografie. È già lui. Sì, quando c'è la penna viola, vede. 12-10, il mio compleanno. 12-10-81, un po' prima. Questa è la foto fatidica. Questa è la fatidica foto che poi Enzo Ferrari ha voluto utilizzare anche per il suo Santino. 87. Sì. La mia mano non è che funzioni perfettamente bene. Tu la prendi come io te la do, vero? Sì, sì. Lui è testimone che l'ho firmata io. Omaggio. Grazie.
Grazie a voi, alla vostra pazienza e al tempo che avete dedicato a noi, al nostro lavoro. Grazie. Prego, grazie. Grazie a voi. Grazie. L'aceto balsamico di Modena, dell'acetaia di Maurizio e del nonno. Quindi è un prodotto assolutamente non industriale. Qui mi stava dicendo, ma no, al finì allora. Mi stava dicendo, giura, eh? Buona lettura. Grazie. Questa è la seconda edizione di Piloti che gente. È una tiratura limitata, anche questa è un libro interessantissimo dove ci sono memorie del commendatore, tante foto di Maurizio. Poi lo leggete insieme. E quindi